Naviganti nel hobby, bentornati sul canale. Oggi dedico una puntata ai giochi di ruolo perché Weird Edizioni mi ha mandato veramente una caterva di novità e bisogna che un pochino alla volta ve li faccio vedere perché meritano. Oggi tocco uno di quelli che secondo me potrebbe anche finire sul canale in un format, che è The Expanse. Non so se avete mai sentito parlare della stupenda serie sci-fi, ovvero di fantascienza, che c'è su Amazon Prime. Se non lo sapete correte a vederla subito, si chiama The Expanse. Vi faccio vedere dopo la sigla. Allora ragazzuoli, questo è il manuale base del gioco di ruolo GDR sci-fi sulla frontiera dell'umanità. Allora, vi faccio vedere un po' più da vicino di cosa si tratta. Per i master restate fino alla fine perché c'è un kit a parte. Allora, quindi per cominciare a giocare tutti devono avere questo manuale che, come vedete, è edito da Weird Edizioni, è della Age e praticamente tutta l'edizione italiana è in mano a Weird. Quindi parte con un sommario e subito si entra praticamente nella prefazione con l'ultimo viaggio della Cassandra. Se non avete visto, diciamo, gli episodi e non vi spoilerò nulla, andate a vedere su Amazon Prime, ci sono un bel po' di serie ormai, non so se siamo arrivati a 5 o 6 o anche qualcosa di più. È comunque una serie televisiva di grande successo e il gioco è veramente veloce, rapido, intuitivo, quindi diciamo che un po' come la quinta edizione, anche se non è in quinta edizione, merita veramente perché ha delle strutture particolari. E questa è, diciamo, l'introduzione. Benvenuti nel futuro e nella fase successiva della storia umana, che è giunta nel sistema solare e verso le stelle lontane. Benvenuti ad The Expanse. Nel XXIII secolo, quindi è ambientato nel XXIII secolo, l'umanità ha da tempo lasciato la Terra per colonizzare il sistema solare. Ora Marte, divenuto indipendente, compete con la vecchia Terra per il potere politico e l'influenza, mentre la cintura di asteroidi e i sistemi lunari di Giove e Saturno forniscono ai pianeti interni le risorse di cui hanno un disperato bisogno. Le genti della cultura e dei pianeti esterni, i cinturiani, lavorano e si logorano sotto il dominio degli interni e all'insaputa dell'umanità la storia sta prendendo una svolta inaspettata. The Expanse gioco di ruolo è un gioco di ruolo da tavolo, ovvero un GDR in breve. È un gioco di immaginazione in cui tu e i tuoi amici assumete il ruolo di personaggi in un sistema solare sull'orlo di una nuova era, emozionante e pericolosa. È un momento in cui persone al posto giusto, al momento giusto, soprattutto disposte a fare la cosa giusta, possono cambiare il corso della storia e il futuro dell'umanità. Voi potete essere quelle persone. Potresti aver già giocato a altri giochi di ruolo da tavolo o questa potrebbe essere la tua prima esperienza con nuovi mondi di narrazione e avventura. In ogni caso, benvenuto in The Expanse. E si parte con il libro vero e proprio. Bellissima l'introduzione, secondo me, perché ti fa subito capire dove siamo. Come vedete, vi faccio vedere da qui, c'è come tutti, diciamo, tradizione Weird, c'è un segnalibro. I libri di Weird, ragazzi, sono sempre di una qualità superiore, sempre. Non c'è mai in tutto il canale, voi guardate, mai niente che abbia recensito di questa azienda che abbia una qualità mediocre oppure anche media, se vogliamo usare il termine mediocre che sembra dispregiativo, ma comunque non esiste, è veramente a dei livelli altissimi. Poi ovviamente Weird traduce quello che le viene dato da tradurre e il gioco viene gestito, diciamo, soprattutto a livello di grafica e tutto, da chi lo fa. Weird poi rimpagina, perché a seconda delle traduzioni a volte c'è bisogno di rimpaginare, però è veramente fatto bene. Qui si parte praticamente con tutta una spiegazione delle prove, come funzionano, come si superano le sfide, le condizioni, si può essere accecati, affaticati, assordati, bloccati, quindi è molto preciso. C'è la caduta libera, c'è l'esausto, il ferito, l'indifeso, l'infortunato, l'intralciato, il morente, il prono e lo svenuto. Quindi vedete che ci sono vari livelli in cui si può essere in uno stato. Poi c'è il tempo narrativo, il tempo dell'azione, gli incontri, gli interludi, e quindi anche queste parti qua vengono gestite ovviamente dal master.
E poi c'è tutta una sezione dedicata alla creazione del personaggio che avrà 1 il concetto, 2 le caratteristiche, e da qui praticamente si capisce chi volete interpretare. Una sovrapposizione dei tratti, quindi potete sovrapporre alcuni tratti come l'accuratezza, il combattimento, la comunicazione, la costituzione, eccetera eccetera, e sovrapporre significa che c'è la possibilità di usarne alcuni che sommati fanno praticamente la differenza in determinate situazioni. Il passaggio 3 invece è l'origine, quindi si va a vedere da dove proviene il vostro personaggio, che può essere un terrestre, un marziano, eccetera eccetera. Poi bisognerà andare al passaggio 4, che è quello del background, dove scriverete il background del vostro personaggio, che può essere ovviamente guidato oppure completamente inventato da voi, basta che abbia a che fare e ci sia coerenza con il manuale, ovviamente. Si può essere emarginati, si può appartenere a una classe inferiore, si può essere degli anticonformisti oppure dei aristocratici. È molto molto dettagliato, vedete quante ce ne sono. C'è il militare, il reietto, il professionista, i benefici da reietto per esempio, che possono essere diversi ovviamente da quelli degli altri. C'è il lavoratore, il cosmopolita, cioè veramente una pletora di scelte veramente ampia, che vi permette di avere un gruppo veramente eterogeneo, ok? Poi urbani, suburbani, e si va avanti con le professioni: artista, atleta, criminale, dilettante, chierico, comandante, dirigente. Carino anche il discorso del chierico, che è sociale inferiore, emarginati, superiori, cioè ci sono praticamente un po' come, se volete passarla, passiamola così, diciamo, il discorso del caotico legale, piuttosto che appunto i vari tratti, no? Che ci sono per esempio nella quinta edizione, più o meno è la stessa cosa. Dopodiché si va avanti, guardate quanti ce ne sono, se poi fate un fermo immagine ve li leggete con calma, e poi si va ovviamente ancora avanti fino ad arrivare al passaggio 6 della creazione, che è la vocazione, ovvero che vocazione ha il vostro personaggio. È ambizioso, è compassionevole, costruttore, è un entusiasta come me per esempio, è un giudice, una guida, un ribelle, un sopravvissuto, eccetera eccetera. Si va poi al passaggio 7, il passaggio 7 che praticamente è il reddito ed equipaggiamento, quindi si va proprio a vedere lo zaino, che cosa avrà dentro, ok? E poi si va praticamente, ecco il segnalibro, al passaggio 8, che è la capacità, le capacità secondarie e la fortuna, quindi c'è anche il fattore fato, diciamo, all'interno del gioco. Poi c'è l'avanzamento, il miglioramento con i livelli, ovviamente vi dà un avanzamento del personaggio come in tutti i classici giochi di ruolo, per cui si migliora e si diventa sempre più esperti. Tratti dei personaggi, un focus di caratteristica, quindi può essere il focus dell'accuratezza, il focus di combattimento, un focus di comunicazione, focus di costituzione, eccetera eccetera, ce ne sono un bel po'. Si parte poi in optional con i focus inusuali, e poi ci sono i talenti. I talenti invece sono l'accuratezza estrema, il nome del talento che potete scegliere tra novice, esperto e maestro, eccetera eccetera. Quindi ci sono gli artisti che saranno ovviamente esperti nell'arte, c'è per esempio la possibilità di essere attraenti, come vedete qui, benestanti, di far baldoria, e sono tutte cose che ovviamente sono molto utili a livello sociale all'interno del gioco. Ora qui passo avanti perché dura un bel po', diciamo, la parte di creazione, ed è bene che duri perché giustamente significa poter avere appunto più varietà di personaggi da interpretare. Qui per esempio c'è il maestro di arti marziali, c'è un talento del maestro di arti marziali che deve avere come un requisito, come tutti gli altri, combattimento 2 per esempio. Quindi quando fate il personaggio, se il personaggio ha combattimento almeno 2 o superiore, quindi o ha il grado di novizio in uno stile di combattimento corpo a corpo, incluse per esempio l'autodifesa, lo stile con arma singola, lo stile disarmato, doppia arma, eccetera eccetera, può avere il talento del maestro di arti marziali per esempio. E questa è un'altra cosa, e qui lo trovate qui sotto a pagina 63 se siete matti di MMA o cose di questo genere. Allora, tecnologie di equipaggiamento, attrezzature di equipaggiamento, faccio uno zoom indietro così vedete diciamo di più il libro in questo caso, e qui avete la tecnologia con cui vi equipaggiate quando andate praticamente in missione.
con il gruppo, diciamo. E poi avete tutta una serie di accesso alle informazioni con supporto vitale, i droni, i mech, ci sono strumenti, descrizioni delle armi ravvicinate, ci sono le descrizioni delle armi a distanza, granate ed esplosivi, e qui si va proprio nelle dotazioni più specifiche. Vedete che è bello fitto, quindi vuol dire che un solo manuale basta per capire il gioco e poterlo giocare. Va studiato, è lunghetto perché c'è veramente un bel po' di materiale da vedere, ma merita veramente tanto perché il gioco in questo modo è veramente più vario, altrimenti diventa noioso nel giro di poco, perché alla fin fine quello fate, tirate i dadi e avanzate. Invece qui c'è tutto un discorso di socialità, per cui bisogna saper parlare, muoversi all'interno del sociale. Ci sono queste diatribe fra la Terra e Marte che vanno risolte, e c'è questa, diciamo, fra di loro, fra Marte e la Terra, praticamente c'è molta rivalità. E poi insomma si va avanti con tutta questa parte qui in cui poi si impara praticamente cosa significa avere incontri di esplorazione e come si fanno a gestire tutti gli incontri e le esplorazioni, le prodezze di esplorazione in generale, piuttosto per esempio che le prodezze di infiltrazione, e si va avanti così, la categoria del pericolo di quello che state affrontando. E poi, come vedete, ci sono gli incontri sociali, eccoli qua, gli incontri sociali, vi li faccio vedere così, che appunto vanno gestiti. E poi, andando avanti, vado un pochino avanti, qui sono gli interludi, si va alle astronavi. Guardate questa, ragazzi, astronavi che vi permettono di viaggiare nello spazio, mentre le navi acquatiche, e qui vado un po' indietro così riuscite a vedere, mentre le navi acquatiche solcano ancora i mari della Terra, in The Expanse la maggior parte delle persone, quando sente la parola nave, pensa a una nave che affronta il vasto vuoto dello spazio. Il numero di astronavi che operano nel sistema è quasi impossibile da elencare. Dalle navi da ricognizione, così piccole che l'equipaggio non può chinarsi per grattarsi i piedi alle installazioni immobili, delle dimensioni di una città come la stazione Taiko. Le navi non sono vincolate dai limiti di progettazione dei veicoli terrestri come barche aerei, ma hanno una vasta gamma di forme e dimensioni. Questo perché, per esempio, se ci pensate, ed è molto scientifico, nello spazio non c'è un problema di grandezza e aerodinamicità, perché non c'è l'aria, quindi non c'è l'attrito. Può essere gigantesca e può trasportare intere città in giro per lo spazio, perché tanto non ha bisogno di atterrare su un pianeta, ok? Quindi fino a quando non ha bisogno di affrontare l'attrito di un pianeta, è chiaro che le dimensioni non sono un problema. Le navi più vecchie raramente vanno completamente fuori servizio e vengono continuamente rattoppate e riparate, mentre navi colonie, un tempo di prima qualità, vengono rimodellate per trasportare minerali e ghiaccio. Nuove navi sono costantemente in costruzione, dai cantieri navali Bush sulla luna delle strutture di ricostruzione Ape vicino a Saturno, e mentre gli ingegneri apportano miglioramenti e innovazioni con ogni nave che costruiscono, ci sono punti in comune tra quasi tutte le navi trovate tra Sol e Plutonene, e così è stato per generazioni. Molto interessante, perché in questo caso si apre tutto un discorso di cura dell'astronave, il vostro equipaggio e voi che siete l'equipaggio, poi ci sarà un comandante, eccetera eccetera, quindi molto interessante. Da qui si va a vedere i sistemi di comunicazione e i tempi di viaggio quando si va in giro praticamente nell'universo. Vedete che qui, per esempio, per capire viaggio e comunicazioni, se io sono su Giove e devo comunicare su Marte, ho 3.68 di distanza media tra i luoghi in UA, che sono praticamente credo gli anni luce in questo caso, anche se sotto è in minuti, quindi dovrei andare a vedere questa perché non sono anni luce sicuramente. Insomma, andiamo a studiarcela questa, non mi ricordo più UA che tipo di misurazione sono, ma non possono essere anni luce, perché da Giove a Marte in questo caso sicuramente non ci mette 3.68 anni a 300.000 km al secondo. Quindi insomma, ho detto una cosa che è sbagliata, andate a vederlo, magari scrivetemelo sui commenti che cos'è la UA come misurazione astrale, ok? Poi ci sono le astronavi,
e quindi sempre, ho detto poi, ma in realtà ne stiamo già parlando, che vengono gestite quindi le armi, i propulsori, i sensori, quindi voi dovete espandere anche l'astronave, potete comprare pezzi dell'astronave che trasformeranno l'astronave nella vostra casa praticamente viaggiante, e si può partire, vedete, come in un videogioco sostanzialmente, da una navetta a una scialuppa a una navetta da sbarco. Per esempio ci sono alcune che ovviamente possono entrare nei pianeti, altre no. Ci sono le fregate, mercantile e piccolo, ci sono i mercantili, i distruttori, distruttore ci piace, chissà che casino che combina, e poi si va sempre più su, vedete, mercantile medio, mercantile grande, guardate quanto è grande rispetto praticamente ai sassi che ha intorno, ai meteoriti che ha intorno. E poi c'è anche l'incrociatore e la nave da guerra, quindi potete veramente sbizzarrirvi diventando un po' quello che volete. E c'è il combattimento spaziale, c'è il comando, quindi all'inizio di ogni round di combattimento, per esempio, il personaggio al comando della nave può effettuare una prova di comunicazione con NB-11, che poi bisogna andare a vedere cos'è. In caso di successo, il comandante genera un punto di prodezza più PP addizionali pari al valore del dado drammatico se il tiro contiene doppi, proprio come un'azione attacco con prodezza che si può vedere al capitolo 5. Quindi poi qui si entra nel dettaglio. Per chi lo conosce già, ho letto apposta per far capire come funziona. Per chi invece non lo conosce, è un po' per capire a volte come si svolgono determinate cose, che ovviamente fa il master insieme al giocatore, in questo caso che comanda la nave. Poi ci sono gli attacchi con le armi e i controspionaggi. Ci sono le azioni difensive, i danni degli attacchi, che vanno ovviamente gestiti dopo, l'esempio di combattimento spaziale, e quindi a pagina 137 avete un esempio di come funziona un combattimento spaziale, che viene chiamato attacco alla stazione Thoth. E poi c'è la guida a The Expanse, e qui si entra invece praticamente nel sistema Sol, che ovviamente è il sistema solare, e si va a vedere praticamente i pianeti esterni, il sistema solare, e poi vedete che Urano e Nettuno hanno per esempio tutti i loro satelliti, eccetera eccetera, vi fa vedere praticamente come funziona. La storia futura vi fa un background di quello che sarà praticamente il vostro ruolo all'interno del gioco, con Marte e le Nazioni Unite. Il propulsore Epstein vi spiega che cos'è, sicuramente un tipo di propulsore che permette di fare viaggi molto più rapidi e più veloci nello spazio. La cintura dei pianeti esterni, quindi si va a vedere dove si va all'esterno del sistema solare. E poi c'è Krisen Avasarala, che è il vice sottosegretario delle Nazioni Unite terrestre. Quindi si comincia con i personaggi e un po' di background per quanto riguarda appunto il funzionamento politico proprio della situazione. E qui vedete infatti che c'è la Terra, con praticamente il capitano della rocinante terrestre, per esempio, che è James Holden, e si vedono un po' di personaggi chiave, diciamo, della Terra. E ovviamente sono differenziati fra terrestre e marziani, ok? E poi infatti c'è Marte, che vi fa vedere appunto, pilota per esempio rocinante marziano, e qui ci sono appunto personaggi che hanno colonizzato Marte, che ormai vivono su Marte indipendentemente, in contrapposizione alla Terra. Poi c'è la cintura, che è la Kuiper, che è la cintura di asteroidi, che esiste veramente, viene gestita anche questa in qualche modo. Probabilmente ci saranno delle risorse minerarie, ovviamente, cosa che probabilmente negli anni futuri, per esempio con Elon Musk, è probabile che andremo anche molto futuri, ma diciamo non così lontani come una volta, no? E non sono più tanto fantascienza. Quindi è chiaro che l'umanità si sta preparando a diventare, diciamo, extraterrestre, perché usciremo dal pianeta Terra e andremo a colonizzare altri pianeti come Marte, e probabilmente avremo la tecnologia per terraformarli, cioè farli diventare come il pianeta Terra. Voi sapete per esempio che Marte ha un'atmosfera di CO2 prevalentemente, quindi anidride carbonica. Se voi portate acqua e piante su Marte dalla Terra, è chiaro che in quantità ovviamente enorme, perché deve riempire il pianeta, ma in quantità adatta potrebbero fare la fotosintesi clorofilliana, trasformare di notte l'ossigeno in anidride carbonica e di giorno tirare fuori l'ossigeno. Quindi in poche parole voi riuscireste a respirare su Marte senza più bisogno di per esempio una tuta, no? E questi sono esempi
pratici, scientifici, che già stiamo ragionando con la NASA per esempio, che in questo gioco vengono affrontati. Quindi la figata è che voi potete veramente prevedere quello che accadrà veramente anni prima, giocando a varie situazioni, vedendo anche come andrebbero a finire o come rischierebbero di andare a determinate situazioni, ovviamente secondo il vostro punto di vista. Però per esempio personalmente credo che l'essere umano sia ancora troppo bellico per andare in giro per l'universo a conquistare e colonizzare pianeti, perché se dovesse andare fuori dal pianeta Terra con delle astronavi interstellari, 100% caricherebbe armi a iosa praticamente sulle astronavi, direbbe che sono solo per precauzione e per difesa, ma una volta che arrivi in un altro pianeta e trovi magari un'ostilità, perché giustamente dicono questi sono extraterrestri e vengono a farci del male, magari si difendono e noi li schiacciamo con le nostre armi atomiche per esempio. Cioè mi immagino un futuro brutto sotto questo aspetto, quindi spero veramente che l'uomo si emancipi e trovi un po' più di pace interiore, diciamo, e amore piuttosto che violenza, perché altrimenti non ce n'è, perché se andiamo in giro in questo modo qua, specialmente se ci sono altri là fuori che vogliono impedirci di fare del male alla gente, quindi si entra in un discorso molto particolare, no? Però vedete che può animare questo tipo di discussioni. Quindi un gioco di ruolo può servire anche veramente per con gli amici arrivare a determinati argomenti e parlarne. Poi ci sono gli esterni, il sistema gioviano, e quindi qui si va a vedere anche altri che non sono solo, come vedete, Marte e la Terra. C'è Giove che ha Callisto e Europa, che sono, se non lo sapete, due lune, diciamo, di Giove, che tra le altre Europa è uno di quelli che andremo a vedere di più, perché sembra che abbia addirittura la clorofilla. Quindi acqua e clorofilla, come dicevamo prima, uguale vita. Il sistema saturniano, quindi c'è anche Saturno di mezzo, quindi il sistema solare è quasi completamente colonizzato, ovviamente dove era possibile farlo. Per esempio Venere è sicuramente un gigante gassoso benefico, quindi su Venere non c'è proprio un modo di andare, ma probabilmente manco di atterrare. In realtà sì, perché l'abbiamo già fatto, siamo andati anche a vedere qualcosina con le sonde, però a livello proprio di esseri umani è quasi inutile, perché non si vede quasi niente e non puoi gestire tutta l'area benefica, a meno che tu non sia dei corpi della morte di Krieg Games Workshop, allora vivono tutti con queste maschere, buonanotte. Il sistema uraniano, il sistema nettuniano, quindi ci sono quasi tutti i pianeti colonizzati almeno intorno nei satelliti, e poi c'è la sezione del Game Master. Ora qui attenzione, il Game Master legge questa parte qua, capisce cosa significa essere un Game Master e qual è il lavoro del GM, quindi arbitrare le regole, tirare, non tirare i dadi, gestire le prove di caratteristiche, eccetera eccetera. Ma alla fine dello sfogliare questo libro vi faccio vedere anche un kit del Game Master che si può prendere ovviamente a parte, così Weird ha pensato a tutto, i giocatori ci prendono il loro manuale e il Game Master si può dedicare anche ai kit espansivi, diciamo, dove praticamente, guardate, qui c'è tutta questa sezione che è dedicata al Game Master, dove il Game Master impara praticamente a gestire il gioco e il gruppo di gioco, e qui si va praticamente in fondo, dove all'interno del manuale troviamo la mappa. Queste sono le chicche della Weird, che vi dà praticamente sempre il più possibile gli strumenti per poter godere, diciamo, del gioco immergendosi sempre di più, no? E questa è la parte, diciamo, del Game Master, che come vedete non è gigantesca sul manuale, ma poi viene, diciamo, espansa. Metto via per bene questo, con questo kit che vi faccio vedere subito. Innanzitutto lo schermo, che non deve mancare a nessun Game Master, e quindi eccolo qui. Qui avete lo schermo che è fatto di cartonato lucido, si può aprire in questo modo qua, eccolo qua, e ovviamente si apre in tre. Davanti avete, e quindi i giocatori vedranno questa scena centrale e queste due scene ai lati dello schermo, e il master invece dall'altra parte vedrà tutte le caratteristiche che gli possono servire, ed eccole qua, insomma, a portata di mano rapidamente. Quindi questo serve proprio a lui per andare via veloce. Metto via un attimo questo e vi faccio vedere poi il kit finale che viene dato praticamente al Game Master. Si chiama proprio kit del Game Master, eccolo qui, e
vi permette proprio di prendere il controllo totale del gioco. Qui ovviamente dicono del sistema, quindi come Game Master tutto ciò che accade tra il Sole e i pianeti esterni ruota attorno a te. Questo accessorio indispensabile per la tua campagna di Expanse gioco di ruolo ti aiuterà a rendere il gioco leggero quasi a gravità zero. All'interno si trovano lo schermo del GM che vi ho appena fatto vedere, 5 schede di riferimento rapido per avere prodezze e azioni a portata di mano, poi ci sono 6 personaggi pregenerati da giocare e utilizzare come PNG, quindi si possono praticamente utilizzare come personaggi non giocanti, indicatore dell'iniziativa che si può utilizzare con pennarelli cancellabili a umido o a secco per sapere chi sarà il prossimo ad agire, e poi l'avventura completa e quindi Ganimede, frodi e assicurazioni per un equipaggio di personaggi di livello 1-3. Quindi se il Game Master prende questo kit, che tanto gli serve, e può far giocare i ragazzi subito alla prima avventura, ok? E qui come vedete abbiamo queste schede che sono fatte in lucido, eccole qua, che sono state fatte praticamente con le parti esaudienti che servono a lui per gestire praticamente determinate situazioni all'interno del gioco. E come vedete sono 1, 2, 3, come dicevamo 4, 5, eccola qua, e tra le altre sono 6 e una da parte dall'altra sono completamente fitte, ok? Poi qui avete una scheda di combattimento che siccome è lucido si può utilizzare praticamente con pennarelli lavabili, quindi anche questa genialata, non dovete fotocopiare, non dovete fare nulla, cioè, per carità potete, però lui può gestire tutto tranquillamente cancellando poi. E dopo avete praticamente questo libricino che è una vera e propria avventura espansiva del manuale, quindi aggiunge delle regole e dà la possibilità di capire come gestire la prima, diciamo, avventura che i giocatori potranno affrontare. Ovviamente se farò il format, se riuscirò a fare questo format con The Expanse, dove faremo vedere dei giochi di ruolo, diciamo, in azione, quindi ci sarà sicuramente anche Expanse, e vi faremo vedere questa avventura, quindi poi ci sarà la possibilità di partecipare alle live piuttosto che alle registrazioni con i commenti. Sto pensando a tutta una serie di metodi per divertirci insieme online con il canale, trasformandolo in una sorta di Netflix del lobby, però interattivo, quindi anche i giocatori, cioè anche i follower potranno, mentre guardano, tirare il dado durante le live per aiutare per esempio il fatto dei personaggi, cose di questo genere. Quindi non vi spoilerò tutto, ci sto ancora ragionando, quindi non so nemmeno io cosa tirerò fuori, ma sicuramente sarà divertente. E poi ci sono questi personaggi pregenerati, vedete, che potete utilizzare come personaggi non giocanti che il master ha a disposizione da far conoscere, diciamo, al gruppo. E infine c'è la scheda praticamente del giocatore che va completamente compilata quando si crea il giocatore. Eccoci qua ragazzi, qui con questa bella sequenza che sembra quasi di Fibonacci ma non lo è, c'è la spirale, diciamo, vi lascio al recap e vi ricordo che The Expanse è acquistabile sul sito di Weird Edizioni. The Expanse è veramente un gioco di ruolo interessantissimo, meriterà approfondirlo, meriterà probabilmente giocarlo un pochino online. Ho in mente un format che vi piacerà un sacco, ancora non posso rivelarvi tutto, ma sicuramente diventerà un altro format come HeroQuest Café. Voi sapete che ormai l'obiettivo di NeoCastlevania Vlog TV è trasformare il canale in un Netflix del lobby, e quindi presto avremo episodi su episodi da guardare anche in televisione. Ci vediamo presto, ciao!